La scoperta del sito archeologico di Qumran e dei manoscritti che vi erano conservati è stata una delle più grandi scoperte archeologiche recenti e ha contribuito a far conoscere un mondo importantissimo per lo studio biblico, anche per la conoscenza del Nuovo Testamento, che prima era nota solo per qualche indicazione di autori antichi, ma praticamente era ignorata. I manoscritti trovati a Qumran non sono testi apocrifi, perlomeno non lo sono del Nuovo Testamento, perché sono più antichi. Non imitano gli scritti canonici cristiani, non parlano di Gesù né delle vicende della sua comunità. Sono però testi giudaici nati nell'ambiente stesso dove visse Gesù e che hanno segnato la mentalità del primo secolo avanti e dopo Cristo. Quindi sono un patrimonio interessantissimo e molto utile per lo studio biblico. Ne parliamo in questa occasione perché molto spesso si legge o si sente qualche cosa che vuole scandalizzare o lanciare dubbi su influssi, presenze nel mondo cristiano di elementi qumranici. Soprattutto si gioca quella carta della curiosità, annunciando qualche cosa di segreto, di nascosto, qualche complotto che ha voluto tenere nascosta una realtà che altrimenti sarebbe compromettente. Di fatto i testi sono noti, sono conservati dall'autorità israeliana, il Vaticano non c'entra niente, non ha nessun potere né proprietà su questi testi che sono trovati in terra di Israele e conservati nel grande museo di Gerusalemme. Sono noti, pubblicati nel testo originale e nelle traduzioni in tutte le lingue. Sono accessibili e si possono facilmente consultare da parte di chiunque. Sono testi difficili e strani. Interessa soprattutto il collegamento con Gesù. Non c'è nessun esplicito contatto, però un titolo del genere è molto accattivante. Gesù e la comunità di Qumran. Si possono studiare dei possibili contatti, delle eventuali somiglianze, ma di fatto lo studio riguarda questi documenti con cui Gesù probabilmente non ha mai avuto a che fare. Oppure si può intitolare un testo Manoscritti segreti di Qumran. Viene voglia di leggerlo immaginando di scoprire chissà quali segreti. Di fatto poi uno si trova di fronte alla pubblicazione di frammenti con la trascrizione in ebraico e la traduzione, e sono segreti semplicemente perché sono testi frammentari non editi nelle prime edizioni, ma presenti nell'ultima grande edizione curata da García Martínez, il principale editore di questi testi. Cerchiamo di raccontare la vicenda per inquadrare bene la situazione. Tutto cominciò nella primavera del 1947, nel deserto di Giuda, quando un ragazzino, pastore di una tribù che abitava nella zona di Betlemme,
andò alla ricerca di una capra che si era perduta. Il ragazzino si chiamava Mohammed Dib, porta il nome di Maometto e il soprannome di ladro. Evidentemente era un ragazzino furbo, intraprendente, che per scovare il nascondiglio di questa capra lanciava pietre e ad un certo punto, con l'orecchio buono e attento, riconosce un rumore strano. La pietra ha rotto un vaso di ceramica, ha sentito rumore di cocci. Si avvicina nella zona dove ha lanciato la pietra e intravede effettivamente la sommità di un'anfora che è stata colpita dalla sua pietra e frantumata. Toglie questo coperchio e vede dentro dei rotoli di carta. Ne estrae uno e lo porta a suo padre, il quale cerca di piazzare subito questo oggetto trovato nel deserto. A lui non interessa certamente, è carta vecchia, si legge malamente, però se ne possono fare soldi. Gli sembra che sia un testo siriaco. Non sa leggere l'ebraico, è un ebraico antico, manoscritto, o sbiadito, rovinato, e allora non lo riconosce, lo fraintende, ragiona da buon mercante se è siriaco potrebbe interessare ai monaci siriaci. Va a Gerusalemme nel monastero di San Marco dei siriaci e propone questo oggetto che ha trovato nel deserto a Mar Athanasius, il superiore giacobita del monastero, il quale lo acquista. Naturalmente il pastore non si lascia scappare l'occasione, interroga il figlio, ritorna con amici sul luogo della scoperta ed estrae altri testi. In alcuni casi li frantumano e cercano di venderli. Li portano al mercato di Betlemme, li portano a Gerusalemme. Comincia a spargersi la voce di una scoperta di testi antichi e strani. Le notizie arrivano a esperti importanti, i quali riconoscono da questi frammenti un originale ebraico antico e prezioso. Si determina subito una ricerca importante e assumono la gestione di questa scoperta il sovrintendente archeologico della Giordania e il capo della scuola francese domenicana di archeologia e scienze bibliche, un personaggio famoso. È il grande studioso Roland Devaux, domenicano francese, esperto archeologo e biblista residente a Gerusalemme. Intorno a questi due personaggi autorevoli si crea una equipe di esperti che iniziano le ricerche dei testi. Mar Athanasius consegna quello che aveva trovato, ne aveva comprati anche degli altri nei mesi seguenti e si comincia a fare la raccolta di ciò che è stato estratto e si lavora a estrarre il resto. Quel giorno il ragazzino aveva trovato la prima grotta di Qumran. Qumran è il nome arabo moderno di un wadi.
Si chiama appunto quella gola in cui nella stagione delle piogge si incanala l'acqua, Wadi Qumran. Non è un nome antico. Si è trovata una grotta in cui erano presenti delle anfore di terracotta chiuse da un coperchio. In queste anfore c'erano dei manoscritti. Si cominciò lo scavo e nella prima grotta si trovarono diverse anfore con molti manoscritti importanti. Gli esperti cominciarono a leggerli. Essendo scritto in ebraico classico, fu facile per quei competenti leggere il testo. Si accorsero subito che erano testi non noti, non erano testi biblici o documenti già conosciuti, ma erano testi di cui si ignorava completamente l'esistenza. E quindi divenne molto interessante la traduzione, la trascrizione, la traduzione, l'edizione ufficiale. E nacque la ricerca da autentici investigatori. Che cosa è successo? Di chi sono questi testi? Chi li ha prodotti? Perché si trovano in pieno deserto? Le anfore erano ben realizzate. Non c'erano per caso quei testi. Erano stati messi in anfore riempite di sabbia fine e asciutta, chiuse con un coperchio, interrate nella sabbia, ben nascoste. Solo il tempo, l'acqua, il vento avevano riportato in superficie un coperchio che casualmente quel ragazzino colpì con una pietra, perché la zona era decisamente impervia e difficilmente raggiungibile. Iniziarono gli studi e emerse questa meravigliosa biblioteca di Qumran, una complessa serie di manoscritti che ci danno informazioni su un mondo che non conoscevamo prima. Insieme allo scavo della grotta iniziò la ricerca archeologica nei dintorni e vennero alla luce molte vestigia archeologiche. Un grande complesso di costruzioni con cisterne, canali, sale, depositi, resti di vasellame. Un grande complesso abitato da molte persone venne alla luce. Chi erano gli abitanti di questo complesso che molto probabilmente avevano prodotto quegli scritti? Leggendo e traducendo i primi scritti trovati, si comprese che era una comunità. Il rotolo della prima grotta fondamentale è chiamato Serek, la regola. Questi testi vengono indicati con una sigla, un numero e la lettera maiuscola Q. Q sta per Qumran. Il numero che precede dice la grotta. Ne sono state scavate finora 11. Quindi abbiamo l'indicazione se il testo si trova nella prima, nella seconda, nella decima, nell'11ª. 1 Q dice prima grotta di Qumran. Segue poi una sigla, ad esempio la S sta per Serek.
termine ebraico che traduciamo con regola. 1QS è il libro della regola, un documento che precisa la natura, l'origine, la struttura, le regole di vita di questo mondo. Il libro della regola è stato trovato nella prima grotta di Qumran. Sono stati trovati altri rotoli importanti, il rotolo della guerra, un testo di preghiere, di salmi, ma non i salmi biblici, salmi composti in quella comunità. In altre grotte sono stati trovati non rotoli interi, ma frammenti. Ad esempio, molto famoso in Italia qualche anno fa era un piccolo frammento denominato 7Q5. Vuol dire che è il quinto frammento del catalogo fra quelli trovati nella settima grotta di Qumran. Questo frammento in greco è diventato famoso perché uno studioso gesuita, professore del biblico, O'Callaghan, lo identificò con un pezzetto del Vangelo di Marco. 12 lettere sono presenti, non parole, lettere, 12. Da 12 lettere in un frammentino grande così, riconoscere il libro da cui è tratto è arduo. E tuttavia l'ipotesi è stata fatta. Si trovava in quella grotta anche un frammento di scritto cristiano? E così si è venuto a creare una specie di giallo, con una provocazione agli studiosi. Si tratta di ricostruire che cosa è successo, chi erano quegli uomini, perché erano lì, perché hanno scritto quei testi e come sono finiti. La prima indicazione, o meglio, la prima soluzione di questo enigma proposta proprio dall'ambiente domenicano di Gerusalemme, guidato da Roland de Vaux, fu in qualche modo influenzata dalla idea religiosa cristiana. E difatti si parlò di una comunità di Esseni e quel complesso archeologico scoperto venne ritenuto un monastero. Ancora oggi, visitando gli scavi di Qumran, si trovano delle indicazioni sui vari luoghi che dicono cucina, refettorio, scrittorio, biblioteca. Sono tipici nomi da convento, monastero cristiano. La precomprensione degli archeologi che scavarono portò a riconoscere in quegli ambienti qualcosa di corrispondente ad un monastero cristiano e si venne a creare la ipotetica forma di questi monaci esseni. Studiando i testi si è dato corpo a questo mondo particolare. Il personaggio cardine, autore di alcuni testi, fondatore potremmo dire di questa comunità, non si presenta con il nome proprio ma con uno pseudonimo. Si presenta come maestro di giustizia. È uno che appartiene al mondo sacerdotale di Gerusalemme. La ricostruzione storica lo pone nel secondo secolo a.C. Immaginiamo un autorevole
sacerdote di Gerusalemme, che entra in conflitto con la struttura sacerdotale del Tempio. Verso il 160 a.C., la situazione del Tempio a Gerusalemme era decisamente caotica, una lotta sfrenata al potere, con una classe dirigente sacerdotale corrotta, interessata alla ricchezza e al potere, connivente con l'impero ellenista. Era aperta una lotta al potere. Scoppiò poco dopo la rivolta dei Maccabei contro l'oppressione ellenista. In quel momento caotico di tensione e di conflitto, mentre i sacerdoti Maccabei presero le armi per combattere, un grande sacerdote che definisce se stesso maestro di giustizia rompe con il Tempio, rompe con quella struttura religiosa e si ritira. Si ritira nel deserto, seguito naturalmente da molti che lo considerano maestro e quindi si pongono come suoi discepoli. Questa comunità, al seguito del maestro di giustizia, si sarebbe insediata nel deserto proprio in quell'ambiente vicino alle sponde occidentali del Mar Morto, dove venne scavato il monastero. Lì sarebbero vissuti e si sarebbero organizzati, identificati, secondo le indicazioni di antichi storici, con gli Esseni. E quindi questi monaci di Qumran sono identificati con gli Esseni. Sacerdoti, pii e devoti, appassionati di giustizia, con delle regole di purità molto importanti, dissidenti rispetto all'ambiente del Tempio. Quando i Maccabei sconfissero i Greci e poi presero il potere, per i sacerdoti esseni di Qumran non era cambiato nulla e rimasero fuori dalla storia. Diedero vita ad un movimento religioso e culturale. Probabilmente ebbero molti altri insediamenti, qualcuno addirittura a Damasco. Forse si allontanarono dalla regione del Mar Morto e si trasferirono a Damasco. Furono perseguitati da re di Gerusalemme. Forse dovettero fuggire. In altre epoche ritornarono. La storia di quella comunità durò circa 200 anni, dal 160 a.C. al 70 d.C. Perché dopo Cristo, nel momento della rivolta degli Zeloti contro Roma, anche gli Esseni di Qumran aderirono a quella guerra e partirono per combattere contro i Romani. Prima di partire per questo combattimento, misero in salvo il loro patrimonio principale, la biblioteca, e sigillarono dentro anfore i loro volumi, li nascosero dentro grotte naturali di cui è ricca la regione in cui abitavano. Fecero franare gli ingressi e seppellirono tutto. Probabilmente si erano fatti una piantina per poter recuperare il loro tesoro una volta che fosse finita la guerra. Invece la guerra fu fallimentare per loro. Morirono tutti, furono sterminati dai Romani e nessuno tornò mai indietro a recuperare quel patrimonio. E non si trasmise nemmeno la notizia che era stato nascosto, perché erano
morti tutti. O forse qualcuno era tornato a ritirare perché, ad esempio, nella settima grotta ci sono solo pezzetti di papiro, non ci sono le anfore coi rotoli interi come nella prima grotta. Vuol dire che qualcuno lì aveva ritirato via i testi. E forse è stato detto anche dei cristiani durante la guerra giudaica nascosero lì le loro biblioteche. E quindi quel frammento ipotetico del Vangelo di Marco potrebbe appartenere ad un gruppo cristiano che aveva nascosto in quella zona la propria biblioteca, ma i cristiani sopravvissero e tornarono e ripresero i loro testi, estraendoli qualche pezzetto si staccò dal rotolo principale e rimase nella grotta e fu scoperto solo in epoca recente. Oggi tutti questi testi sono editi nell'originale e nelle traduzioni. Non c'è niente di segreto. Sono testi difficili, molto difficili per noi, perché parlano un linguaggio strano, perché danno delle regole che non corrispondono assolutamente al nostro modo di pensare. E soprattutto oggi è in corso un vivace ripensamento. Anche molti libri semplicemente di divulgazione sono utili e presentano questo dibattito sulle ricerche al di là delle polemiche. Qualcuno per vendere intitola La storia mai raccontata, cercando di ricostruire quello che effettivamente sta dietro. Un giovane valido studioso italiano, Simone Paganini, ha presentato Le rovine della luna, nome arabo di quelle vestigia archeologiche, e sottotitolo mette Il monastero e gli Esseni, una certezza o un'ipotesi? Lo stato della situazione delle ricerche ci dice che è solo una ipotesi quella che abbiamo divulgato sulla scorta di Roland de Vaux. I testi sono questi, si possono leggere, non contengono niente su Gesù e sugli Apostoli. Possono però fornire qualche idea, qualche somiglianza letteraria. Sono utilissimi per studiare l'ambiente giudaico. Non c'è nessun complotto segreto. C'è una meravigliosa vicenda archeologica che ci ha offerto uno splendido patrimonio letterario. Conoscerlo può sempre essere utile.